Bene signori, ci siamo. Intanto sto facendo la ripresa con Camo Studio per iPad. Non so se la qualità mi convince. Comunque, siamo in mobilità perché siamo qua a Sori, ci siamo trasferiti e volevo provare anche questo sistema che poi porterò sul canale. Ma non si parla di questo in questo momento, si parla di iPad OS 26, cioè la nuova release del sistema operativo per iPad che uscirà poi a ottobre, settembre-ottobre. In questo video vedremo la beta 1. Innanzitutto vi raccomando, se volete installarla, sarà pubblica per tutti a luglio, quindi se volete installarla ovviamente attenzione, fatevi un backup e poi ovviamente che rischio che qualche applicazione funzioni male, ma anche il sistema funzioni male, perché ovviamente è una beta version, quindi ci sta. Ho visto tanti youtuber che si lamentano, ma è una beta. Io non sono un programmatore più da una vita, ma so cos'è una beta, quindi è inutile lamentarsi. A questo punto andiamo a vedere sicuramente il multitask, quello sarà focalizzeremo molto il video su questo perché è bellissimo, e poi nei video che farò nel corso dell'estate andremo a focalizzarci un po' sulle funzioni che ovviamente un po' più utili per la produttività, e lasciando un pochino così marginalmente diciamo le cose un pochino così divertenti, anche se le vedremo lo stesso. Bene ragazzi, andiamo a vedere il primo video dedicato a iPad OS 26 Beta 1. Ed eccoci qui nella prima beta di iPad OS 26. Innanzitutto mi raccomando di non installare la beta se non siete sicuri, oppure se la vostra macchina la utilizzate per lavoro, oppure fate così: scrivete semplicemente backup, avete backup cloud, oppure lo potete fare sul Mac dove volete, io l'ho fatto su iCloud, e andate a fare ovviamente il backup, ok? Oppure sul Mac come volete, quindi fate un backup e poi se volete potete sperimentare la beta. Solamente che, come tutte le beta ovviamente, bete perché sono tanti, ovviamente ha i suoi lati negativi, ogni tanto fa qualcosa di strano, ma questo è normale essendo una beta, ok? Quindi non è ancora la versione stabile. Però diciamo che tutto sommato non funziona malissimo, a quanto ho visto dagli altri diciamo recensioni, che dicono che lagga. Io non so, io l'M1, quindi ormai il mio iPad M1 è già vecchio, però direi che ok, tutto sommato, ok, è abbastanza reattivo, ok, parte dita permettendo. Cosa cambia? Cosa cambia? Cosa cambia? A livello estetico, ragazzi, io non mi soffermo tanto perché tanto ne hanno parlato già tante persone ne hanno parlato, quindi c'è questa sorta diciamo di trasparenza che sinceramente non ne vedo il bisogno, anche perché essendo un po' miope e vedendoci un po' poco, questa cosa qua proprio dà fastidio, non è accessibile assolutamente a nessuno, quindi preferisco la versione normale. Però è molto carina perché se vedete poi, se andiamo a tirare giù la tendina, vi accorgete che il centro di controllo è un po' troppo trasparente, ok? Quindi si fa fatica ovviamente a vedere, ma come dicevo è una beta, quindi potrebbe essere che le cose cambino, ok? Nel corso degli aggiornamenti. Quindi abbiamo diciamo sempre il centro, diciamo queste cose da poterci divertire a fare ovviamente le nostre personalizzazioni se vogliamo, ma le avevamo già viste ovviamente nella versione 18. Io non l'avevo vista su iPad perché non avevo un iPad che supportava tale diciamo sistema operativo. Io vado a mettere questa che a me sembra la migliore, quindi a livello diciamo di gadget, di widget, non è cambiato tanto, perché poi se clicchiamo su uno di questi ci accorgiamo che poi alla fine le cose sono un po' diciamo le stesse. Ma cos'è cambiato veramente in iPad OS 26? Ragazzi, è cambiata la gestione delle finestre e delle applicazioni, perché finalmente abbiamo un vero multitask. Ovviamente dobbiamo avere una macchina potente. Io mi ritengo possessore dell'M1, è una macchina potente per me. Poi ovviamente ci sarà chi ha l'M4 e quindi
è tutta un'altra cosa, ma già avendo l'M1 direi che tra l'altro non è neanche menzionato nella lista, no? 12,9 terza generazione successivi, però sono menzionati M2, M3, M4, questo veramente da Apple non me l'aspettavo, comunque lo stesso, io non mi offenderò. Dunque, cosa è cambiato? Dicevo la gestione delle finestre. Ecco, la gestione delle finestre perché? Perché se io vado ad aprire qualsiasi applicazione, già sono abbastanza compatibili, poi ovviamente quando arriverà la versione diciamo definitiva, le applicazioni dovranno aggiornarsi, no? Ma se vi faccio vedere una cosa, tipo non so se vado su Chrome, vedete cosa succede? Abbiamo una finestra, ok, fluttuante si chiama questa, quindi la possiamo mettere dove vogliamo e se la lanciamo, vedete, adesso non so se mi riesce sempre il lancio, ma adesso non riesco più a staccarla. Dunque, se la stacchiamo, vedete, se la lanciamo, lui si posiziona nella posizione. Poi abbiamo ovviamente possiamo cliccare sullo schermo e ritorniamo ovviamente nella schermata principale, ma possiamo lanciarne un'altra. Se io vado adesso a aprire, per dire, vado qua e vado a aprire, scusate, non qua, ma vado qua dentro, adesso ho messo un po' a posto le carte, ecco, chat on, ecco lì cosa succede, vedete abbiamo le due finestre che sono contemporaneamente. La cosa bella però non è tanto avere le finestre perché è una bella figata e tutto il resto, è il multitask, cioè le applicazioni, non capisco perché il dock, vedete che essendo una beta il dock è rimasto scioccato qua sotto, vabbè. Comunque non importa. E la cosa bella è che essendo una beta possiamo, cioè essendo una beta, essendo a finestre così è successo che hanno inserito il vero multitask, perché adesso parlo un attimo del multitask e vi faccio vedere, prima vi faccio vedere le cose finali delle finestre e poi il problema del multitask. Innanzitutto abbiamo la possibilità di andare a ridimensionare ogni finestra. Ecco qua, tiriamo su, ok, qua vedete c'è questo e possiamo ridimensionare come vogliamo, vedete però ovviamente non essendo ancora in grado le applicazioni di ridimensionare tutto, facciamo qualche casino, ok? Poi sì, qualcosa c'è che non va, ovviamente, non prende più ecco, col dito. E un'altra cosa che io non ho capito, la freccia, io non ho la freccia, si vede che dagli M2 in poi, perché l'M1 non può sopportare la freccia al posto di questo puntatore, è una cosa troppo pesante per lui. Non ce l'ho. Ho visto che hanno la freccia, ma io non ce l'ho. Allora, qua abbiamo i tre puntini come i tre pallini come il Mac, quindi possiamo spegnere l'applicazione qua, ok? Possiamo qua ridurre la icona e la possiamo richiamare. Possiamo metterla a tutto schermo, ma questa non ci va a tutto schermo perché è così, che va solo così. Quindi, e cliccando due volte possiamo metterla a tutto schermo. Adesso vi faccio vedere. Ovviamente possiamo chiuderla. Andiamo a aprire Chrome. Se io clicco due volte nella barra, come il Mac, vedete? E cosa succede? Che abbiamo sopra la tendina come il computer. Ecco, non esageriamo, Apple, però non facciamo diventare proprio un computer il nostro iPad perché è sempre un sistema mobile, mobile, quindi deve essere sempre un sistema che abbiamo in mobilità. E qui abbiamo le finestre che, voglio dire, non è che ci sia niente di che, sono tutti i tasti che poi le cose che usiamo da tastiera o con le dita, quindi abbiamo sì, abbiamo un po' la flessibilità di avere cose un po' diverse, poi vedremo nel corso ovviamente dell'anno cosa succede. Ecco, la cosa che abbiamo, secondo me, carina è questa qua, la possibilità di andare a posizionare dove vogliamo la nostra applicazione. Se io andassi a fare così, vedete? Ok, quindi posso avere 4 applicazioni contemporaneamente sullo schermo, anche 5, 6, 7. L'importante è che poi se si rimpiccioliscono troppo non si capisce più un tubo. Cliccando due volte sulla barra e ricliccandoci di nuovo, vedete si rimpicciolisce, ok, la barra. Quindi ecco, io la tendina devo andare, vedete non c'è, devo andare a tirare giù con uno swipe, quindi va benissimo, perfetto. E ovviamente si chiude così anche questo. Quindi abbiamo visto che il multitask e le finestre sono a posto.
Ma il vero multitask è questo: se io vado a prendere LumaFusion, che anche essa può essere ridimensionata, ok? Quindi vedete, la posso ridimensionare come voglio, ok? Se io vado a prendere un progetto, questo qua vabbè, è un progetto un po' veloce, però vabbè, non importa, ok? Non importa il progetto di che entità è adesso. Vado a prendere Photoroom che si aprirà anche lei così, ma anche Photoroom posso cliccarci due volte, si rimpicciolisce. Vedete, io posso lavorare a questo punto su una grafica, ok? Posso andare su una grafica e Photoroom si era già attivato, ma questa versione di Photoroom col menu sopra è solo per iPad M1 e superiori. Mi sembra che sia così. Poi, se sbaglio, ragazzi, correggetemi sempre, ma con garbo. Allora io vado a prendere una grafica, ok, mia. Ok, vedete però già cosa succede. Ecco, vedete, già Photoroom non è utilizzabile così, perché abbiamo ovviamente uno spazio lavoro piccolissimo. Dovranno ridimensionare tutto. Poveri, poveri, poveri. Però se adesso io vado a fare così, ok, vedete già qua non c'è il... Ok, aspettate che... Ecco, qui devo un po'... Allora, ecco. Se vado a fare così adesso, vado a fare così una prova, ok? Io vado qua e qua posso... ah, si è ridimensionato. Ah, perché è diventato come lo smartphone. Vedete, io posso andare a lavorare, ok, su Photoroom, mentre LumaFusion funziona. Ma non solo, non solo. Se faccio così e vado qua, ok, e faccio i miei cavoli, prendo Chrome per dire e lo metto a tutta, aspettate che, no, scusate, sono troppe finestre, lo metto a tutta larghezza, ci accorgiamo che poi alla fin dei conti i programmi che sono sotto, ok, adesso rimpiccioliamo di nuovo questa se ci riusciamo, allora, anzi facciamo così, si bloccò tutto mia, facciamo così, tiriamo su, andiamo a prendere LumaFusion e vedete che LumaFusion continua. Le altre volte, cioè nei sistemi vecchi, anche nel 18, quando chiudevate queste cose qua, quando aprivate un'altra finestra e uscivate non da LumaFusion, ma uscendo solamente così, come si faceva una volta, adesso vi faccio vedere, se la ingrandisco, vabbè, cavolo, allora se ingrandisco, ok, non uscivo da LumaFusion, facevo solo così, tiravo su, la barra non c'è più. Ragazzi, è una beta. Una beta, non possiamo neanche pretendere che tutto funzioni per il meglio, ok? Sono sparito. E quindi, vabbè, quando tiravamo su, e uscivamo dall'HomeFusion, cioè diventava in background, non andava più avanti, quindi non potevo più, cioè il mio rendering era praticamente in sospeso. Però, quindi a me piace molto questa cosa qua perché finalmente si può lavorare su iPad in modalità multitask. E quindi è una cosa carina. Un'altra cosa che segnalo, perché segnalo le cose poi per la produttività, le altre cose belle, carine, le cose le lascio fare agli altri che sono molto più bravi di me. Se andiamo a cercare schermo adesso, che non so assolutamente dov'è, e invece era il multitask. Vedete? Abbiamo queste tre, diciamo, queste tre dicerie, ok? Innanzitutto abbiamo questo che sono i group manager, adesso poi lo vedremo perché non ho capito ancora come funziona. Qui invece abbiamo la cosa che si aprono a finestre e qua invece possiamo decidere di aprire le applicazioni come facevamo una volta. Vedete che è sparito tutto di qua, anche se clicco sopra non succede niente, quindi dobbiamo solamente chiuderla così e se apriamo tipo LumaFusion va a tutto schermo e praticamente non c'è più niente da fare, ok? Però se vado di nuovo qua sul mio impostazioni e rifaccio così, ok? Che succede? Riviene fuori di nuovo tutto, ok? E quindi posso andare a utilizzare di nuovo il mio multitask. Quindi questo è quanto, ok? Quindi è una cosa molto carina. Poi io non so tutto, perché poi close al Windows. Ah, ecco, quando, ecco, questo qua chiude tutte le finestre quando io switch a home. Quindi se io faccio così, boh, eh,
switch home, non so cosa vuol dire. Qua vuol dire qua, vedete tante cose. Allora, after switch home, vuol dire che vado alla home. Comunque, vabbè, lasciamo perdere tante cose, magari non funzionano. Allora, mostra il dock, ecco anche questo, le applicazioni raccomandate. Ecco, come il Mac, vedete, praticamente adesso chiudo qua, ok, chiudo le finestrine, tutte quante le finestrine belle, le chiudiamo, vedete, guardate un po', qua sotto ci sono quelle consigliate, infatti c'è una riga, vedete che c'è una riga che dovrebbe dividere, adesso l'ho vista, ecco qua, vedete, quelle che ho utilizzato per ultime, però queste si possono ovviamente eliminare. Allora, finalmente sono uscito, vedete qua abbiamo tante impostazioni per ovviamente il dock, abbiamo le icone grandi, aggiungi automaticamente alla schermata home, solo libreria app, ecco, allora, mostra libreria app, vabbè, questo se vado a levare non c'è più la libreria app e qua sotto dovrebbero esserci, ok, le consigliate che spariscono, quindi a voi la scelta, ok? Sono sparite adesso perché non ce le più consigliate, va bene lo stesso, non ci preoccupiamo di queste cose qua. Per utilizzare Stage Manager, che io ho visto come funziona, ma non vedo quello che ho visto sui tutorial visti in internet in questi giorni, però io ragazzi vi faccio vedere quello che vedo. Potrebbe essere che ogni pad ha il suo, o se io ho l'M1 è così, magari sull'M2 è diverso, però non appare ovviamente come ho visto, ok? Quindi qua abbiamo le stesse cose, qua sotto abbiamo, possiamo mostrare automaticamente, ok? Le app recenti, la stessa cosa, e mostrare il dock, cioè qui abbiamo le stesse, vedete le stesse cose, qua abbiamo le stesse impostazioni. A questo punto io chiudo, ok, chiudiamo le qua, ok. A questo punto io ho visto questo, apro adesso un'applicazione, vedete, e si posiziona, vabbè, questa ha tenuto la posizione che io gli ho dato, ok, lasciamola qua un attimo, gli ho dato questa posizione qua. Quello che ho visto è che aprendo un'altra applicazione adesso si andava a posizionare nello stesso spazio di quella del Stage Manager, invece non è così. Infatti se io switcho qua ho tutte e due applicazioni aperte, vedete? E invece quello che ho visto aprendo applicazioni si andavano a mettere direttamente in un gruppo. Ecco, adesso l'ha fatto, vedete? Perché questo era memorizzato prima, ok? Era memorizzato da prima, quindi erano insieme. Infatti, se io vado a prendere mappe, vedete, adesso la sposto per una maggior aspetta visualizzazione. Vedete, se vado ad aprire mappe, se vado ad aprire invece un altro gruppo, vedete, praticamente ragiona a gruppi alla fine dei conti. Se io vado a prendere un'altra applicazione per dire andiamo a prendere un'altra applicazione, non c'entra nulla, spero che, perché poi tiene in memoria, magari ci sarà in una versione futura la possibilità di cancellare, di annullare, no, tutte le operazioni e ricominciare da capo. Vedete, questo, ok, non ho memorizzato niente, quindi abbiamo due gruppi adesso, cioè un gruppo e due applicazioni. Se io vado a prendere un'altra applicazione adesso, ecco qui dice di trascinarla, vediamo un po' se è così. Ok, trasciniamola. Ok, vedete, ok, a questo punto ho creato un altro gruppo. Quindi abbiamo, vedete qua, possiamo switchare da applicazione a applicazione. Quindi secondo me Stage Manager funziona così, io l'ho visto così, però quello che ho visto ovviamente in rete, che poi si lamentano se giriamo l'iPad, ho capito ragazzi, è una beta, quindi diamo tempo alla Apple di sviluppare, a questi poveri sviluppatori non diamogli sempre addosso, diamogli l'opportunità ovviamente di correggere gli errori. Comunque è molto comodo perché posso avere di qua le applicazioni che mi servono e switchare così. Molto semplice, ok, e io sapete che io faccio le cose molto semplici, non complico la vita a nessuno, almeno spero. A me io me la complico, ma gli altri no. Se vado di nuovo in multitask e vado a eliminare Stage Manager, che succede? Succede questo, che non ho più, vedete di qua, non ho più ovviamente diciamo, la tendina. Vado così,
tiro su e ho qua le applicazioni come il Task Manager, posso chiudere. Quindi Stage Manager funziona praticamente da una sorta di raggruppamento di applicazioni, tutto qui. Tra altre novità, prima adesso andiamo a vedere anteprima, ma le altre ve lo voglio dire, c'è questa applicazione qua che permette di fare delle immagini, abbiamo Diario che c'era già ovviamente all'interno della vecchia versione e abbiamo Anteprima. Anteprima è una sorta di anteprima, quindi possiamo fare un'anteprima sui vari file, quindi vedete che qua abbiamo tutte le nostre immagini e tutte le nostre cose. Qua ci sono i condivisi, ci sono, ovviamente, io non ho ancora vista questa sfoglia e dedicherò ovviamente un video a parte perché non la so ancora utilizzare, quindi faremo un video a parte. Ecco, vabbè, questo ok, è abbastanza intuitivo. Un video a parte dove parleremo di questa applicazione che potrebbe essere anche interessante, ok? In sostituzione, non in sostituzione, ma in diciamo quasi andare a come dire, accoppiarsi con file, magari poi la integreranno dentro file, non lo so. File è rimasto sempre quasi uguale, quindi non abbiamo nulla di strano, a parte che hanno cambiato ovviamente la posizione ai preferiti e ovviamente questi non so perché hanno fatto questa scelta, però sono scelte sempre che bisogna un attimo ponderarle perché non è detto che sia il finale, ok? Questo potrebbe essere anche che questa versione beta poi nel futuro, il futuro cambi completamente. Bene, cosa ne pensate di questo sistema operativo? Avete visto il sistema finestre e il multitask? Finalmente ce l'hanno fatta, come si dice, a avere un multitask veramente multitask. Avete visto che possiamo utilizzare le applicazioni che lavorano poi in background, quindi molto molto ben fatto. Ovviamente in base all'iPad che si ha la velocità è quella, cioè non possiamo ovviamente come dire velocizzare il nostro dispositivo. Io ho l'M1 ma ormai per la Apple è già vecchio e questo un po' mi dispiace, però io sono andato avanti fino a ieri col 2017 e quindi andrò avanti fino a chissà quando con l'M1. Con questo cosa dovete fare? Cominciare a condividere questo video con i vostri amici, fategli conoscere il nuovo iPad OS 26 e in ultimo vi chiedo in quest'estate iscrivetevi, anche se siete al mare, iscrivetevi al canale e facciamo crescere almeno a 5.000 entro fine anno. Quindi niente, io vi ringrazio già adesso e vi rimando al prossimo video.